All'inizio del tempo non c'era Dio, ma solo la Dea Madre. Un tempo in cui la Pasqua celebrava lei, la Dea della fertilità. Ormai il magnaccio è entrato negli appartamenti e nei locali del sesso. Per farsi consegnare i soldi dalle prostitute non aspetta più sulla strada, magari nascosto in un SUV targato Romania. Ormai il magnaccio agisce all'interno, controlla le ragazze personalmente e quindi deve essere donna, una specie di infiltrata, camuffata tra le prostitute. Gli arresti per tratta di esseri umani scattati negli scorsi giorni confermano l'entità di un fenomeno ancora poco noto ma ben radicato. 2 le persone ferite in Manetto nel Luganese, moglie e marito, che sarebbero responsabili di un traffico di ragazze durato alcuni mesi. Le facevano arrivare dalla Romania e le smistate. Cazzo. Allora? Cosa ci fai qui? Sono venuto a controllarti. Allora, vediamo. Beh, è giovane lei. E dentro? Niente. Va bene, puoi andare. Mi fermo io. Ma non bastano questi? Cosa pensa che facciano? Non sono affari nostri quello che fanno. La signora vorrà essere sicura, o forse vuole solo vedere come sono le amanti di suo marito. Comunque, ora vai. Non ti capiterà mica tanto spesso di godere di questa mia gentilezza. Come vuoi. A domani. Di che cosa hai paura? Buongiorno Camilla. Nel suo ufficio c'è una donna. Non sono riuscita a fermarla. La sta aspettando da più di mezz'ora.
Ho provato a chiamarla sul telefono, ma è staccato. Io non mi ricordo per nessun appuntamento. Infatti oggi non aveva nessun appuntamento. L'hai detto Nicolò della signora Kitten? No, l'avete beccato? Chiamalo. Sì, subito. Buongiorno, sono l'investigatore Andreasi. Buongiorno, sono Rosa Carlini. La mia segretaria gli ha offerto qualche cosa da bere? Sì, è stata molto gentile. Beh, è il suo mestiere. La prego, un secondo. Grazie. Si tratta di una persona scomparsa, un uomo di nome Rainer Merz. E ha già avvertito la polizia? Nessuno deve sapere dell'accaduto. E in che rapporti è con lui? Beh, colleghi, un tempo qualcosa di più, ma molto tempo fa. Vado avanti. Stiamo girando un film a Torre da 2 mesi nell'ex fabbrica di cioccolato Cimanorma. E Rainer, che è un nostro protagonista, abita lì. Ieri sera, dopo le riprese, lui è rientrato in casa. Così almeno pensavo. E invece stamattina, quando mia nipote è andato a chiamarlo, non c'era lì. E avete trovato qualche cosa di insolito? In che senso? Non so, una serratura forzata o qualcosa del genere. No, non mi risulta. Mi scusi, signora, ma è passato soltanto un giorno. Sarebbe meglio che aspettiamo un attimino, cosa dice? Magari ritorno. Se sono qui è perché sono sicura che gli è successo qualcosa. Ha per caso una foto di Rainer? Sì. Lo ha già visto? No. La posso tenere? È una situazione molto complicata. Ci sono altre persone coinvolte oltre ai legami professionali. E per questo gli chiedo la massima discrezione. Guardi, signora, la discrezione è il mio mestiere. Comunque, per qualunque cosa, non esiti a chiamarmi, va bene? Domani mattina farò un sopralluogo. Sì. Ho fatto una ricerca rapida su internet, niente sul film. Le ultime notizie di quell'uomo risalgono a 10 anni fa. A quanto pare è un attore teatrale di una certa fama. Sulla ex fabbrica di Cimanorma invece un po' di storia fino alla sua chiusura, ma è ora solo qualche annuncio d'appartamento da affittare a turisti. Stanno cercando di risollevarla. Risollevarla da cosa? Un caso di morte accidentale. Una cascata di fianco all'ex fabbrica. Non me lo ricordo, eri ancora in polizia all'epoca? Comunque tu vai avanti con le tue ricerche e cerca di sapere qualche cosa di questo film. Sì, capo. Giovanni? Spero che non sia troppo tardi. No, è che mi stupisce vederti. Lo so. Vieni, entra. Ho visto il tuo nome sul Corriere del Ticino. Non pensavo che seguissi le storie così dalla provincia. Il personaggio che hai incastrato non è proprio uno sconosciuto. Tra l'altro, lo conoscevo personalmente. Non avevo dubbi. E scusami che sono così scomparso.
nel nulla. Scuse accettate. E non è stato facile presentarmi così. Ma Ma non sapevo a chi altro rivolgermi. cosa sta succedendo, Giovanni? Come va la vita da single? Mi ricordi la bambina morta nella cascata vicino all'ex fabbrica di cioccolato? Oggi una donna è venuta da me e un uomo che abita nella fabbrica è scomparso. Lei mi ha chiesto di aiutarlo. Sei finito su tutti i giornali dopo l'ultimo caso, Giovanni. Anch'io credo che mi sarei rivolta a te prima che alla polizia. Non è questo. Allora cosa? Ho accettato, ma non so se voglio tornare in quel posto. Quindi? Non lo so. Cazzate! Hai smesso di venire dopo che ti ho proposto una seduta di regressione, come se temessi di scoprire qualcosa di terribile. Ora sappiamo entrambi cos'era. La paura di accettare che non eri un pericolo per tua moglie e tua figlia. È stata questa bambina morta a scatenare tutto, perché ti sentivi responsabile per lei. Tu sai, o credi di sapere qualcosa, ma non hai mai voluto parlarne. Cosa hai visto? Giovanni? Deve essere un gatto. Strange feeling, living strange days. Stanley, di là siamo pronti per la scena 133. No, continuiamo con questa finché non la fa come di qui. Senti un po', testa di cazzo. Non ho capito l'epiteto. Se ti dico di fare una cosa, c'è un motivo. È solo un piccolo adattamento, ma dà alla scena una cosa che tu non hai e che non avrai mai, che è la forza! Ti sei Qua fissato. va avanti tutto come se niente fosse. Cosa facciamo? Senti Barry. Adesso sentiamo William. Tu approfittane per imparare il tuo lavoro. Osserva. Sì, lo so ascoltare cosa? Che cosa? Che io sono qua per 2 lire, per te. William, Lei chi è? È un mio amico, un investigatore privato. Ah sì, cosa ci fa qui? Beh, gli ho chiesto di venire a dare un'occhiata a casa di Rainer. Come vuoi, ma non lo voglio qui sul set. E se l'intesoro vieni un attimo. Dimmi, nonno. Accompagna il signore a vedere la casa del nonno. Faccio 2 chiacchiere un attimo con William. Conosci Armand? No.
Scusi signora, si potrebbe fermare? Chi siete? Cosa ci fate in casa Rainer? Niente, sono amici del nonno, li ho solo portati a vedere alcune cose. Non me la contare, ragazzina. Lui dov'è? Ha visto o sentito qualche cosa di strano ieri sera? No, niente. Non ti impicciare, Varo. E quando è venuto a vivere qui Rainer? Giugno 2011. Non mi è mai piaciuto quel vecchio da quando è arrivato non so da dove. E non mi piacete neanche voi. Pronto? Pronto? Scusate, qui non prende tanto bene. Pronto? Torna sul set e prendi i dati di tutti. La via oltre la nebbia. Fu mio padre, custode del castello, a parlarmi per la prima volta dello stupor mundi, Federico II di Svevia. Era anche passato lì, dove abitavamo noi, e che le genti del nostro posto avevano combattuto per i suoi ideali. Anche noi avremmo fatto lo stesso, mi diceva. Queste parole animavano la mia fantasia e incoraggiavano il mio cuore. Sentivo che il destino avrebbe riservato per me qualcosa di grande. Giugno 2011. Tutte le mie scelte mi hanno condotto fino a qui. Solo ora, a distanza di tempo, mi sembra di vederle una ad una comporsi in un grande disegno. Stanno girando un film storico su Federico II di Svevia e un monaco. Federico II lo interpreta William Barrett, mentre Rainer Merz interpreta il monaco Ariberto. Il regista mi ha anche detto che questi si conoscono da una vita. Facevano tutti parte della compagnia teatrale di Rainer. William è anche il produttore del film. Ti ha detto qualcos'altro? Solo che William ha sospeso le riprese. Beh, una bella coincidenza. Armand Rubino, è un mio cliente di vecchia data, non lo vedo da anni. E sai dove abiti? No,
So soltanto che è il proprietario di un resort esclusivo a Lugano e che è sempre in giro per il mondo. È un esperto di storia medievale. Voglio chiedersi se conosce un certo Rainer Merz. Questo signore qua, tu lo conosci? Mai visto, mai sentito. Ma che cos'è quello? È un Naja, un serpente proveniente dalle zone del Kazakistan. Piacere, Armand Rubino. Giovanni Andreasi, il mio assistente Nicola Bonfiglio. Piacere. Allora, ditemi tutto, ma prima come sta il vecchio Rainer? E in realtà siamo venuti proprio per chiederle informazioni su di lui. Ma non capisco, non siete suoi amici? Sì, cioè siamo amici di Rosa Carlini. E ci ha chiesto di aiutarla perché da qualche giorno Rainer è sparito. Sparito? Rosa Carlini? Cosa mi sono perso? Stavano girando un film a casa di Rainer e a riprese quasi ultimate, è scomparso. Scusi, ma mi sembra tutto molto strano. So che Rainer aveva chiuso da anni ormai. È quello che pensavamo tutti. Ma lei da quanto tempo non lo vede? Non molto. E posso chiedere come mai? Nessun motivo particolare. Rosa deve fidarsi molto di voi. Non ha chiamato la polizia? Non ancora. Lei ha un'idea di dove potrebbe essere andato? No, non saprei. Ma non credo che ci sia da preoccuparsi. Non sarebbe la prima volta che sparisce all'improvviso. Cioè? Conosco quel vecchio matto da tempo. Chiese ospitalità. Ero un suo ammiratore. Gli proposi di stare un po' qui in cambio di qualche lezione ai soci della mia associazione culturale. E si ricorda perché venne qui? Le ha mai parlato di debiti o cose del genere? Siamo gentiluomini. Mi sono limitato ad aiutare un amico e grande artista. Ma se può esserle utile, credo cercasse solo un nuovo inizio in seguito a una grande delusione. Chiaro. E dopo? Ci frequentavamo quando possibile, condividevamo alcuni interessi, ma era una persona difficile e dopo un po' sparì senza dir nulla. Provai a cercarlo, ma non ebbi più notizie. Non vi offendete, è vero, se vi dico che mi sembrate due poliziotti. Ma ditemi la verità, non è successo niente di spiacevole a Rainer? No. Conosce per caso altri contatti di Rainer qua in zona? Che sappia io no. Immagino l'avranno detto che è una persona molto solitaria. Già. Se non sono indiscreto, posso sapere di cosa tratta il film? A quanto pare dell'imperatore Federico II. Naturalmente, la sua grande opera, immagino. Ho visto più volte il suo spettacolo, Certamen d'amore, molto interessante. Lei conosce William Barrett? Ora capisco, una vera e propria reunion. Avranno avuto qualche screzio sul lavoro. Dite a Rosa di non preoccuparsi, tornerà. Sono contento che si sia rimesso in gioco. Ora, scusatemi, ma devo proprio andare. Se vi viene in mente qualcosa vi farò sapere e vi prego di fare altrettanto. Nonostante tutto, tengo ancora quel vecchio scorbutico. La prego di non parlare a nessuno di questo nostro incontro. Sarò una tomba. Scusi, un'ultima curiosità. Che cosa significa Finis Laus Deo? Fine sia lode a Dio. Era la frase che Pergolesi scrisse una volta conclusa la sua opera. La dedicai a Rainer per augurargli di riprendere in mano la sua vita. A quanto pare, almeno in parte, è stata di buon auspicio. Tu sai, o credi di sapere qualcosa, ma non hai mai voluto parlarne.
Juste là, mais le veux-tu? Juste là, tu ne veux plus. Solo tu. E chi se no può salvarmi da me. Chi se no solo, chi se no solo, chi se no solo, chi se no solo, chi se no solo. Spero di non disturbare. Venga pure. Ci sono novità? Stiamo cercando di trovare possibili legami di Rainer in zona. No, ma sembra che non abbia molti amici qui. È sempre stato un uomo molto difficile e la vecchiaia lo ha reso ancora più solitario. E perché non mi avete detto che facevate tutti parte della stessa compagnia? Sì. Avevamo anche altri interessi, oltre i legami professionali. Ma è una lunga storia e non volevo annoiarla. Veramente non pensavo che fosse così importante, dato che non vedevamo Rainer da tanti anni. E invece lo è importante, sa perché? Perché qui lei è l'unica che sembra preoccupata di questa storia. Ma non è così. I ragazzi sono già stati scottati una volta, proprio quando spiccavano il volo. Poi William ha lasciato la compagnia proprio nel momento migliore. E perché l'ha abbandonata? Un contratto milionario per la televisione. È difficile rinunciare ai soldi e alla fama. Potevate sostituirlo. No, non era possibile. Poi, così all'improvviso, la compagnia era una famiglia. William era come un figlio per Rainer e Rainer si è sentito tradito. E non potrebbe averlo rifatto, aver commesso un altro errore e così svanito. E chi ha avuto l'idea di riunire tutti qui? È stata un'idea di William. Ha fatto di tutto per uscirci. Beh, quindi vi siete ricreati di nuovo una bella famiglia. A volte il tempo guarisce le ferite. Il tempo da solo non basta. Pronto, Andreasi? Pronto? Pronto, Andreasi? Ah, cazzo. Pronto? Sono Stalli, il regista del film. E io ti devo vedere.
Tra 10 minuti io mi faccio trovare ai sotterranei di Castelgrande al bar. Ci vediamo là, ti prego. Ci vediamo lì. Un bicchiere di vino rosso. Che ci fa lui qui? Mia sorella non voleva che andassi a giocare con loro perché temeva che mi potesse capitare qualcosa. Non me lo diceva, ma io sapevo che una bambina era sparita qualche mese prima. E nessuno ne parlava. Tutti avevano paura. Quando tornai a casa la trovai a letto. Aveva uno strano mal di pancia. Non mi ero accorto di nulla. Alcuni anziani dicevano che era stata una masca, una strega, a farle un malocchio. Io non volevo crederci. Tutto il vicinato era lì intorno, mentre Giovanna pregava. Le persone di casa aumentavano e quando Giovanna terminò l'Ave Maria mi guardò, chiuse gli occhi e morì. Chi è? Chi è? William? Ok, posso spiegarti tutto. Ti ho chiamato per incontrarci, ma ho avuto un contrattempo e mi sono dimenticato di avvertirti. Ma non era una cosa importante, quindi ho pensato di non disturbarti più. E chi ti ha detto di mandarmi là? È stato William? No. E chi è questo che mi seguiva? No, io sono stato io. William non c'entra. Cazzate, non dire cazzate. Fammi parlare, ti prego. Io ti ho cercato, ma poi ho incontrato William che mi ha E bloccato. William lo sa che sono qui, gliel'hai detto? Gliel'hai detto? Ti strafatto come uno stronzo. Il film non c'è più. Dovevo vedere qualcosa del girato e non c'era. Non c'era più niente. Il film, niente, è sparito. Come faccio a crederti? Aspetta, dove vai? Che fai, non mi credi?
Io volevo vederti perché non mi fido più di nessuno. Il film è l'unica cosa che per me è importante, il film. Senza il film io torno a essere il signor nessuno e questo non deve accadere. Secondo me è stato il vecchio e William sa qualcosa. Ti prego, te lo chiedo in ginocchio, ritrovami il film. Grazie per essere venuto, Dorian. Ero di passaggio. E poi ero curioso. Di cosa, se posso? Non credevo che gli investigatori privati esistessero davvero. Pensavo fosse un'invenzione hollywoodiana. Caffè? No, grazie. Allora, a che punto sono le riprese? Tutto fermo. Pensate di finirlo, il film? Non sono la persona adatta per questa domanda. William vi avrà detto qualcosa? Per ora ha detto solo di fermarci. In che rapporti sei con Rainer Mers? Normali. È un po' vago. Te le ha preparate il vecchio le domande? Cosa vuol dire normali? Vi parlavate? No, Neanche sul set? non eravamo mai sul set insieme, perché interpretiamo lo stesso personaggio. Il monaco Heriberto. E come puoi immaginare, io da giovane e lui da vecchio. Quindi, ti sei presentato qui dopo quanti? 4 anni? Ah? E non hai mai chiesto a Rainer perché? Perché ha sciolto la compagnia? Perché è sparito? Perché, che so, non hai preso tu il posto di William? E stammi a sentire. Io sono rimasto qua seduto soltanto per farti un favore e non costringerti a dire al tuo capo che appena ti ho visto me ne sono andato ridendo. Ti hanno tagliato fuori anche questa volta, vero? Sì, come te che te ne stai qui a perdere tempo mentre l'investigatore è fuori a fare le cose da grandi. Digli di venire da me in persona la prossima volta che vuole sapere qualcosa. Cosa credi di fare? Non abbiamo finito. E togliti di mezzo! Levati! Niccolò! È stato un piacere. Ma si può sapere cosa ti hai preso? Niente, è tutto a posto. Mi ha provocato, tutto qua. Bene. Allora inventati qualcosa da spiegare a Giovanni. Io ho altro da fare. Da dove arriva questo? Cazzo sei fradicio! Parla, dimmi qualcosa, che cosa è successo? Non mi dici che cosa hai fatto, cazzo te ne vai! Je reste là. Le veux-tu? Juste là. Tu ne veux Solo tu. E chi se ne può salvarmi? lasciami andare, Chissà non solo, et mon rêve, là c'est où, et pour toujours sera où, vivre sans vous, Michael. Sai, forse potresti smettere di trattarmi come un coglione. Ho fatto quello che dovevo. L'ho messo alle corde. Per questo ha reagito male e l'ho rimesso al suo posto. Tu avresti fatto lo stesso. E adesso sai anche come mi comporterei. Io non ho problemi con quello che hai fatto, soltanto dovevi dirmelo. Sai, a me non me ne frega un cazzo che sia andato a indagare nel mio passato. Mi spiace che l'hai fatto male,
Che ti sei fatto beccare. Ma poi cosa hai saputo? Solo delle grandi stronzate. Che io sono una persona con disturbi mentali e comportamenti aggressivi. Beh, adesso sai con chi hai a che fare. Tu puoi indagare quello che vuoi, cercare quello che vuoi, ma la prima cosa, ricordatelo, non giudicare, mai. Sono risalito al proprietario della fabbrica. Wasa Rajuloni la Baba Saibi de Watarakao. Manunak, Odana, Idabinuna, Ojabu Saibi, Ujadshi Antakulu, Alaidi Almada Al-Fakira, Thaba Tayyan, Fialassi le Muzzati Sans, Lasciami tra Foracchi Ukilu, Aniafusa Nifakwa Alanania, Adamunatan Raya. Wathiki yatakadam nahwa baiti Sayyidi kajulan taraka ma ana anta ajanad kod like anaiba makan alla shaksayin fi adalbat lakinnaka jasum minni. Immagino che sia arabo. Sì, una poesia sufi che mi ha insegnato Rainer. A che punto sono le ricerche? Stiamo andando abbastanza bene. Non pensavo che un set cinematografico fosse come questo. Di questi tempi si fa di necessità virtù. Non avevamo i mezzi per fare un vero film storico, ma non era neanche questa la nostra intenzione. È una bella sfida per tutti. Beh, sicuramente Rainer per questo ha voluto che il film si facesse qui. Del resto è un posto funzionale ed è per questo che ha deciso di comprarlo. È vero, l'ho comprato quando ho saputo che Rainer era qui. Ho pensato che poteva trasformarlo in un polo culturale lontano dal trambusto dei grandi centri. E ha pagato anche tutti i debiti. Erano miei quei debiti, anche se il nome sul contratto era il suo. È così che hai preso la guida di tutta la sua compagnia. Io non sono Rainer! La compagnia era sua e lui ha deciso di scioglierla, anche se poi hanno dato la colpa a me. E sa perché? Perché posso sopportarlo. E come l'hai convinto? Gli promisi che avrebbe avuto l'ultima parola su tutto e che la sua grande opera sarebbe rimasta per sempre. E perché l'hai fatto? Semplicemente perché glielo dovevo. Guardami negli occhi. Barrett, guardami negli occhi. È scomparso Rainer e tu non hai mosso un dito. È scomparso il film. E cosa devo aspettarmi adesso? Questa è tutta una messa in scena. Capite se sta scherzando o cosa? Io ti sembro uno che scherza. Sì. Non ho più un soldo e continui a non dirmi Arrivo, un aspetta. cazzo. Sei pronto? Pronto? E Stanley. È agitato, devo andare a tranquillizzarlo. Sa come uscire di qui, immagino.
Stanley è lì? Sì, è qui. Non è ancora uscito. Sta arrivando anche Barrett. Ok. Aspetta. Mi stai prendendo per il culo, William, questa volta. Io non starò a guardare, a questo punto io non ho più niente da perdere, William. Dopo li ho seguiti. Barrett ha accompagnato Stanley in albergo, è salito con lui, dopo 10 minuti è uscito ed è andato all'hotel internazionale. Mi sta ascoltando? Credo che dovremmo essere più convincenti con Barrett. Non ancora. Si può sapere dove stai andando? Lo conosce? No. Riconosce questa scrittura? Sì. Forse è ora che mi dica se ha scoperto qualcosa. Rainer non è venuto qui solo per nascondersi. L'ex fabbrica è un posto strano e lui non è venuto qui per caso. Lui sapeva benissimo di mettere in pericolo la sua vita e anche la vostra vita è in pericolo. Qualunque cosa abbia fatto, lo trovi. Nel questo viaggio non c'è fretta, non c'è tensione. Ascolta questo suono e lasciati andare. Siamo consapevoli del luogo e del nostro corpo fisico. La coscienza osserva il tuo stato non giudicante. Tu sai di avere questo corpo, ma non sei questo corpo. Le immagini che vedi sono libere, non vincolanti alle categorie usuali del tempo e dello spazio. Stai mettendo in atto il processo di disidentificazione con la tua coscienza. Sarai come colui che osserverà le nuvole scorrere nel cielo. Il tempo ora è sospeso, non scorre più come è solito fare. È scandito dal tuo cuore
e basta. Ascolta il tuo respiro. Mi senti, Giovanni? Aiutami, ti prego. Mi senti, Giovanni? Ricorda, non hai scelta. Tranquillo, è tutto finito. Dagaz, trasformazione. Indica la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. E questo cambiamento sarà esplosivo. Aspettatevi una trasformazione eccezionale quando ricevete Dagaz. Berkana, rinascita. Ricevere Berkana in una lettura indica la creazione di energia in forme nuove. Berkana ha in sé la promessa di quello che nascerà. È il momento di un nuovo inizio. Quando vidi mia figlia spirare, non versai neanche una lacrima. Mi tornò alla mente mia sorella, i suoi racconti su Federico II e le sue parole sul letto di morte che avevo rimosso. Ciò che conta non è la contemporaneità, ma l'eternità. Il tempo è passato e insieme a me è invecchiato anche ciò che ho creato. Comincio a temere che con la mia morte tutto finirà. Trasformarmi nell'arte non basta più. Più tardi il professore terrà un convegno sull'ultimo viaggio che ha fatto in Kazakistan. Potrebbe interessarle. Sì, certamente. È in anticipo. Mi spiace di averla interrotta. Nessun problema. Spiace a me riceverla qui così, in accappatoio. Ma non volevo farla attendere. Allora, novità? Volevo chiedergli qualche cosa per schiarirmi un po' le idee. Se posso, con piacere. Lei conosce l'opera di Reiner? Abbastanza. Ma non mi chieda un'interpretazione, perché sono un pessimo attore. La prego. Tutto bene? Sì, fa molto caldo qui. Ho scoperto che Reiner ha portato diverse modifiche all'opera che hanno creato dissapori sul set. Immagino sia un normale processo di adattamento per il cinema. No, questo non lo so. Intendo modifiche riguardo passioni piuttosto oscure di Federico. Se non sbaglio, veniva chiamato l'Anticristo da Papa Gregorio. Gregorio nonno, sì.
Federico II è stato un personaggio controverso, come lo sono tutti i grandi uomini. E lui lo era, al punto di non temere neanche la Chiesa. Si immagina, ai nostri giorni, un capo di Stato affermare che Gesù Cristo, Mosè e Maometto sono 3 impostori. Federico l'ha fatto, in tempi in cui la Chiesa aveva un potere ben diverso da ora. Si tratta di questo, no? Anche forse, ma a Rainer sembrava interessare altro. Acqua, vita, cruor immortalitas. La scuola di Salerno di medicina. Facevano esperimenti sul corpo umano per trovare il segreto dell'immortalità. Qui entriamo davvero nella leggenda. A quel tempo si stava affermando l'alchimia, cui la Chiesa si opponeva solo formalmente. Ma Federico II non c'entrava niente con questo. Lui era innanzitutto un uomo di scienza che voleva contrastare il dogma religioso con l'apertura e l'integrazione di culture diverse. Questo creò il mito opposto, ovvero che Federico fosse un nuovo messia, tanto che molti credevano che non fosse morto, anche se lo era. Vivit, non vivit. Vive e non vive. L'immortalità. In realtà si riferiva all'eternità attraverso la sua discendenza. In questo senso, cruor immortalitas est. Il sangue è immortale. Rainer pensava che qui ci fosse qualcuno in grado di trasmettere il segreto dell'immortalità. Per questo è venuto qui. E per questo se n'è andato deluso. Rainer era, anzi è una mente notevole, ma fragile. E sentiva la morte come una sentenza definitiva ai suoi fallimenti. Lei non sta bene? No, non è niente. Sto bene, ce la faccio. La prego, si faccia aiutare. Non ce n'è bisogno. Grazie. Prego. La sua segreteria contiene un nuovo messaggio. Aiuto! Sì. Aiuto! Non ci sono nuovi messaggi. Rosa, a questo punto se ne deve occupare la polizia. A te resta soltanto di dire la verità. Quando vidi mia figlia spirare, non versai neanche una lacrima. Mi tornò alla mente mia sorella, i suoi racconti su Federico II e le sue parole sul letto di morte che avevo rimosso. Ciò che conta non è la contemporaneità,
ma l'eternità. Chi sei tu? Che cazzo sei? All'inizio del tempo non c'era Dio, ma solo la Dea Madre. Polizia. Sì, arrivo! Je reste là, mais le veux-tu? Juste là, tu ne veux plus. Solo tu. E chi se no può salvarmi da Chi se non solo, 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 chi se non solo. Et mon rêve, là c'est où? Et pour toujours, sera où? Vivre sans mi gagne pas. Pas d'assez, morirei. E mi scusi, l'accesso è vietato. Trovato qualcosa? Dai un'occhiata in giro. Commissario? Fallo passare. Prego. Ah, non ti avevo riconosciuto vestito così. Cosa ci fai qui? Ti ho portato da vedere una cosa. Dagli un'occhiata. Ti potrebbe interessare. E a cosa devo questa cortesia? Nessuna cortesia. Ti chiedo in cambio di lasciarmi girare per 5 minuti. Devo cercare una cosa che mi appartiene. 5 minuti però, eh? Dopo, già che sei qui, facciamo 2 chiacchiere.
Non farlo. Fermo. Avete visto l'investigatore Andreasi? No, commissario, da qui non è passato. Ma non può essere sparito! Dammi retta. Non farlo. Il tuo sangue scorrerà in noi, eternamente. Acqua vita. Fluor, immortalitas est. È finita. È finita. Non ti muovere. Calmati. Ti hanno manipolato. Approfittando delle tue debolezze. È quello che hanno fatto anche a me. Davanti a quello anch'io sono crollato. E ho pensato, come sta accadendo adesso a te. Come stai? Non lo so. È normale sentirsi confusi arrivati a questo punto. Ma ricorda, tu non hai scelta. Nessuno di noi ce l'ha. Siamo nati per uno scopo ben preciso e questo è il tuo. Ma il tuo destino prevede anche una grande ricompensa per il tuo sforzo. Dimenticherai tutto. Quando vedrai la ragazza giacere senza vita, non ricorderai nulla e non proverai pietà, perché questo è lo scopo per cui è venuta al mondo. Grazie a te raggiungeremo l'obiettivo più grande che l'uomo abbia mai sognato: l'immortalità. E la tua famiglia sarà per sempre al sicuro. Per sempre. Mettila giù. Ho ucciso una bambina innocente per salvare mia figlia. Ma dimmi, che differenza fa? La sua vita valeva forse di più. Tutto questo non avrà mai fine. Muovetevi!
matto. Chiamate la scientifica. Allora, non sei sparito come si diceva. A dirti la verità, ho pensato fino all'ultimo che ti saresti tirato indietro. L'investigatore cominciava a diventare fastidioso. L'investigatore non è più un problema. Tu l'hai eliminato? Ci ha pensato da solo. Avevamo un patto. Mia nipote doveva stare fuori. Infatti. Dove si trova? Non ne ho idea. Me l'ha detto l'investigatore, prima di spararsi in bocca, che l'avete presa voi. L'ha fatto per metterti contro di me. No, mi ha dato solo la conferma del mostro che sei. Cosa hai intenzione di fare? Porre fine a questa follia. Follia. Così la chiami adesso? Follia. Sei stato tu a venire da me, a chiedermi di conoscere il segreto. Ti ho accolto e trattato come non avevo mai fatto con nessuno. Cosa pensavi? Di raggiungere l'immortalità senza sacrifici? E dovrei ringraziarti per avermi ingannato. Ho visto con questi occhi cosa fai. E l'ho filmato. Perché tutti possano finalmente aprire gli occhi. L'immortalità non è di questa vita. Prego, fa pure. Mostralo al mondo intero. Non farai che aiutarci alimentando la paura di cui abbiamo bisogno. Tu sei solo un pazzo assassino. Tu un povero vecchio codardo. Dai, premi il grilletto. Fermati! Dai, metti fine a tutto questo. Selina è con noi, è vero. Ognuno di noi deve dare qualcosa in cambio per ricevere il dono. E avrà l'onore di trasformarsi durante il rito nello strumento supremo per la conoscenza. Quelle che tu chiami vittime, noi le chiamiamo elette! Ora goditi la tua mortalità! Stai tranquillo. Tua nipote è salva. L'avete trovato, Rainer? L'eclissi sta per iniziare. Lui non è più un problema. Vieni, ti porto da lei. Tranquilla, piccola mia. Ora sei al sicuro. Oggi l'uomo è fra noi e domani più non apparisce. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e risplende. All'inizio del tempo non c'era Dio, ma solo la Dea Madre. Nel giorno di Pasqua e nella notte della luna insanguinata diamo inizio a una nuova era, in cui il sangue della donna rappresenterà di nuovo la vita
e non più la morte. Un'era dove la donna sconfiggerà la crudeltà dell'uomo e tornerà a governare. Un'era in cui finalmente scienza e religione saranno alleate e l'armonia seppellirà la spada. L'eterno riposo dona loro, o Signore. Questo è solo l'inizio. Dalla donna dipende l'avvenire dell'umanità. La mano di Dio distribuisce il veleno e il miele dalla stessa brocca. Stasera Sofia era così agitata. Mentre la cullavo, ho sentito il suo piccolo cuore battere al posto del mio. Così le ho detto: guarda che papà non c'è, perché sta pensando a noi là fuori. E lo farà per sempre, fino a quando sarà necessario. E una volta tornato a casa, veglierà su di noi, su di te e sui tuoi sogni, fino a quando la notte diventerà giorno. E così si è addormentata.
Se da quello che sono togli quello che son diventato, troverai un guscio intatto come quando son nato. Se da quello che sono tornerai a ciò che ero, al posto dei cocci troverai un uomo intero. E ci vuole coraggio a stare da soli, ma tenersi per mano fa tremare di meno sto inferno di suolo. E non è sufficiente il volersi incontrare. Tu ti affidi ai miei occhi, ma non san cosa dire. Dimmi te, come fai coi tuoi anni che indossi e non hai, a restare tranquilla sapendo che arriva la sera e addossarti paure, le colpe, gli errori, le ambizioni dei tuoi genitori. È un futuro di sogni costretti da chi prima regala gli armadi e poi ruba i cassetti.